Partiamo da Francesco Tonucci. Nasce a Fanta, si diploma all'Istituto Magistrale, poi grazie ad una borsa di studio si laurea in pedagogia all'Università Cattolica di Milano, dove riceve anche una robusta formazione filosofica. È importante sottolinearlo perché poi si parlerà proprio di una sua filosofia pedagogica. All'università e nelle prime esperienze di insegnamento conosce Mariuccia, la donna della sua vita, ed è con lei che decide nel 1966 di trasferirsi a Roma per entrare come ricercatore all'Istituto di Psicologia del CNR. In questi anni segue Don Milani e collabora con personaggi di grande levatura nell'ambito educativo e pedagogico. Ha avuto la fortuna di avere come amici molti grandi maestri, citiamo Mario Lodi, Loris Malaguzzi, Gianni Rodari. La sua ricerca, concentrata sullo sviluppo cognitivo, sul pensiero, sul comportamento e sulla relazione fra cognizione e metodologia educativa dei bambini, si è estesa ben presto allo studio e a proposte sul rapporto bambino-città. È direttore scientifico del progetto internazionale La città dei bambini, che costituisce il perno del laboratorio di psicologia della partecipazione infantile del CNR, progetto basato sui diritti dell'infanzia e sul rapporto bambino-città, nato a Fano nel 1991 e che poi ha diffuso in oltre 200 città nel mondo. Protagonista della cultura dell'infanzia da oltre mezzo secolo, Tonucci affianca all'impegno pedagogico la passione per il disegno satirico, firmando con lo pseudonimo di Frato vignette sul punto di vista dei bambini e sul loro necessario protagonismo. Ne avete visto alcuni esempi nei cartelloni collocati nel corridoio. Ha ricevuto un'infinità di riconoscimenti internazionali, lauree, honoris causa, premi alla carriera, di cui citiamo solo l'ultimo in ordine di tempo, quello del 2019, anche perché forse ci ha colpito perché è quello un po' più glamour, diciamo così. Infatti ha ricevuto il premio internazionale alla carriera di UNICEF dalle mani della regina Letizia di Spagna. Queste sono solo alcune sintetiche motivazioni per cui proprio a Francesco Tonucci è stato assegnato il premio La Fortuna d'Oro. Prima però di invitarlo sul palco, voglio mostrarvi un contributo che abbiamo appositamente preparato. Maria Montessori scrive: se aiuto e salvezza possono venire, ci verranno soltanto dal bambino, perché il bambino è il costruttore dell'uomo. Picasso, uscendo da una mostra di disegni infantili, disse: quando avevo la loro età disegnavo come Raffaello, ho impiegato tutta la vita per imparare a disegnare come loro. Sono frasi fra loro molto diverse, ma che hanno una caratteristica molto particolare, molto forte, nel riconoscere i bambini con capacità e poteri che normalmente non si riconoscono loro. Neanche oggi, nonostante quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, a partire da Freud, passando per Piaget, passando per Vygotsky, fino a Brunner, che ci hanno aiutato a capire e a riconoscere che l'età più importante di tutta la vita è la prima, e più ci avviciniamo all'origine più importante, e sono le prime ore, i primi giorni, i primi mesi, i primi anni di vita dove si fanno le scelte definitive e fondamentali proprio nel senso delle fondamenta, perché lì si mettono le fondamenta. E come sappiamo tutti, se ci sono buone fondamenta poi si costruisce, se non ci sono non si costruisce. E le fondamenta si mettono lì,
prima che arrivino maestri, libri di testo, programmi scolastici, e avvengono giocando nel libero scambio che il bambino fa con il suo corpo, col corpo di sua madre, con le cose che incontra e con il piccolo mondo che pian piano si apre. Questo naturalmente non significa che i bambini sono buoni, che i bambini sono bravi, che i bambini sanno più di noi. Significa due cose dal mio punto di vista fondamentali. Primo, che sono diversi da noi e quindi valgono per la loro diversità. E secondo, che ancora non sono legati, schiavi, soggiogati da miti e modelli culturali che ormai ci hanno resi schiavi, come la fretta, la ricchezza, la comodità, la convenienza, l'interesse personale, che hanno causato il degrado della nostra società culturale, sociale e politica. A questo punto invito a salire sul palco Francesco Tonucci. E invito anche il sindaco Seri e la presidente Cecchettelli per la consegna ufficiale. Si tratta di una pergamena con la motivazione ufficiale che leggerà il sindaco, e poi c'è la medaglia coniata appositamente della Fortuna d'Oro. Sindaco, le tengo il microfono. Premio Fortuna d'Oro. La città di Fano ringrazia con ammirazione Francesco Tonucci per il percorso e l'innovazione culturale nell'ambito della pedagogia, dell'educazione e della formazione, per l'impegno prezioso e infaticabile a favore dei diritti dei bambini che ha posto al centro della sua ricerca, promuovendone l'autonomia e la piena cittadinanza. Consegna a beneficio di fotografi e telecamere. A posto. Francesco, prego. Bambine e bambini del Consiglio dei Bambini di Fano, signor Sindaco, signora Presidente del Consiglio, autorità, amiche e amici di Fano, grazie per questo speciale invito. Envío también un saludo lleno de afecto y de cariño a las amigas y amigos liderados por Lorena Morachimo que nos siguen desde España y América Latina por streaming. Mio fratello Don Paolo, il 19 ottobre del 1992, nella Sala della Concordia, dopo aver ricevuto la Fortuna d'Oro, riferendosi al popolo brasiliano, che da 27 anni era diventato il suo popolo, lo definì un popolo esuberante ridotto al silenzio. Riprendo questa bella e drammatica espressione per riferirla al popolo dell'infanzia, che da più di 50 anni è il mio mondo di riferimento. Non c'è alcun dubbio che il popolo delle bambine e dei bambini sia un popolo esuberante, vivace, spesso scomodo, e che sia stato ridotto al silenzio consapevolmente e colpevolmente dal mondo adulto. A 3 anni mio figlio maggiore diceva: «Babbo, ho scoprito», perché sapeva già coniugare i verbi. Tutti i bambini e le bambine di 3 anni sanno coniugare i verbi e a 6 anni sanno parlare bene. Per tutti loro il linguaggio verbale è il canale di comunicazione più maturo, più efficace. Quando pieni di curiosità e di aspettative entrano a scuola, debbono tacere.
e per almeno 12 anni dovranno tacere perché a scuola si parla solo se interrogati. Quello che sanno fare meglio è loro impedito. Credo che la proposta più importante di questi 32 anni del progetto La città delle bambine e dei bambini sia stata e continui ad essere proprio questa: dare la parola ai bambini, riconoscere la loro competenza e capacità, riconoscerli come cittadini e non più come futuri cittadini. Il 27 maggio del 1991, in un politeama gremito di pubblico e specialmente di bambini, si è tenuto un consiglio comunale straordinario che ha approvato la nascita del progetto fanese La città dei bambini. In quello stesso giorno, e la coincidenza mi sembra significativa, il Parlamento italiano approvava la legge 176 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Nel mio intervento di apertura del secondo anno, nel maggio del 92, dicevo: vogliamo dare più potere ai bambini, vogliamo dare la parola ai bambini, vogliamo armare i bambini dei loro diritti ed educare gli adulti ad ascoltarli, senza demagogia, senza ingenuità, ma convinti che i bambini hanno molto da dirci e vale la pena ascoltarli. In seguito alla delibera del Consiglio Comunale fanese, l'allora sindaco Francesco Baldarelli, caro Francesco, mi chiese di assumere la direzione scientifica del progetto ed io, come forse ricorderà, gli risposi di sì, ma ad una condizione: che da quel momento non sarei più stato dalla sua parte, ma dalla parte dei bambini, e quindi probabilmente spesso contro di lui. Avrei assunto il ruolo di essere la canna gussa per l'amministrazione. I fanesi di una certa età sanno che la canna gussa era una canna appuntita che i contadini utilizzavano per pungolare i buoi davanti all'aratro. Credo di non aver mai rinunciato a questo impegno, sia negli anni nei quali ho guidato il laboratorio di Fano e il suo consiglio dei bambini, né subito dopo quando ho guidato l'esperienza di Roma e il suo consiglio con il sindaco Veltroni. In quei primi anni del nostro progetto c'era chi diceva che sarebbe durato poco, ed era una possibilità reale. Tutto quello che riguarda i bambini è fragile e provvisorio. Basta distrarsi un attimo, basta dimenticarsene e finisce. E di solito i bambini nemmeno protestano, abituati come sono alle promesse generose degli adulti, facilmente dimenticate o tradite. Ma dopo più di 30 anni il nostro progetto è presente in più di 200 città, in 15 paesi di Europa e America Latina, e recentemente ha iniziato la sua presenza in Francia, nella città di Montpellier, e in Brasile con un grande entusiasmo, proprio in quel popolo esuberante di mio fratello Paolo, con un incontro che ho avuto poche settimane fa nella città di Jundiaí, nello stato di San Paolo, e al quale hanno assistito rappresentanti di più di 60 città e più di 20 sindaci. Nel 1996 la gestione del progetto, con l'accordo della giunta fanese, è passata a Roma al mio istituto di psicologia del CNR come mio progetto di ricerca. E allora ho chiesto a Fano di continuare ad essere la città capofila, l'esperienza pilota. In quell'anno venne pubblicato il libro La città dei bambini, prima con la casa editrice La Terza, che ne ha curato 8 edizioni, e più recentemente con 06 App, che ha pubblicato anche tutti i materiali del nostro progetto. Questo libro è oggi tradotto in 8 lingue e porta in giro per il mondo non solo il progetto La città delle bambine e dei bambini, ma anche la nostra città di Fano, che in questo libro viene citata più di 80 volte. Infatti, per spiegare il progetto, avevo citato nel libro le tante esperienze avviate e realizzate in quei primi 5 anni di attività. Ne ricordo alcune. Si apre il Consiglio delle bambine e dei bambini, che non ha mai interrotto la sua attività fino ad oggi e che oggi ci onora con la sua presenza. Grazie bambini. Su richiesta
Su richiesta abbiate pazienza un attimo. Su richiesta dei bambini, il Consiglio Comunale delibera il diritto dei bambini a giocare nelle piazze della città e delibera l'apertura gratuita degli spazi destinati ad attività sportive a pagamento per un periodo meridiano. Si avviene esperienze di A Scuola Ce n'andiamo da soli nei quartieri Poderino e San Lazzaro. In questi stessi quartieri si interviene sulle caratteristiche delle strade, ampliando i marciapiedi per favorire l'autonomia dei pedoni. Casa Archilei viene difesa da una vendita molto vantaggiosa per rimanere un centro di educazione ambientale urbano. Si realizzano alcuni interventi di progettazione partecipata con i bambini su aree della zona porto e di retrospiaggia. Si formano le piccole guide turistiche che studiano la nostra città e la raccontano estate a gruppi di bambini e di adulti in visita. Tutti gli anni l'ultima settimana di maggio viene dedicata ai bambini con iniziative, incontri e mostre che vedono la partecipazione di molte città italiane e delle prime città straniere. La settimana termina la domenica con la chiusura delle 2 grandi arterie stradali fanesi al traffico con questo cartello: oggi le strade di Fano sono state chiuse alle macchine perché sono state regalate ai bambini per giocare. La segnaletica turistica fanese si rinnova con totem di alluminio di bassa statura a misura di bambino e di persone portatrici di handicap. Una campagna intitolata Io la mia città, approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, come correttamente si chiamava allora, impegna decine di città per vari anni su diversi temi della città e porta a Fano testimonianze e progetti da tutta Italia durante la settimana di maggio. Con i bambini si valutano proposte per migliorare la permanenza dei bambini presso l'ospedaletto, l'ospedale pediatrico di Fano, e si studia come potrebbero essere un ristorante e un albergo per essere adatti ai bambini. Una attività intensa che purtroppo non ha saputo o potuto mantenere sempre questo ritmo e questo livello negli anni successivi, ma che ha ripreso interesse e forza negli ultimi anni con la sindacatura di Massimo Seri. Permettetemi ancora una breve riflessione sulla storia drammatica che abbiamo vissuto in questi ultimi 3 anni. Mi riferisco ovviamente alla pandemia. La pandemia è stata una prova molto importante per tutti. Molti l'hanno subita avvilendosi e lamentandosi. Qualcuno l'ha superata approfittandone per cambiare e crescere. La scuola italiana ha scelto come suo slogan «La scuola non si ferma», ma il mondo si era fermato e la scuola dove andava? Effettivamente non si è fermata. È andata avanti con i suoi programmi e libri di testo, ha usato le piattaforme per fare lezioni e dettare compiti. I nostri bambini chiusi in casa, mentre guardavano i camion dell'esercito che trasportavano le salme a Bergamo, ascoltavano gli insegnanti che spiegavano i dinosauri, Napoleone, la Groenlandia. Mia nipote, che terminava la 3ª media, studiava il romanticismo. In quello stesso periodo noi abbiamo mandato un messaggio ai sindaci delle nostre città, nei diversi paesi, chiedendo di convocare con urgenza i consigli dei bambini. Anche noi abbiamo utilizzato le piattaforme che non conoscevamo, ma le abbiamo utilizzate per ascoltare i bambini, perché i bambini potessero parlare fra loro, perché potessero avanzare osservazioni e proposte ai loro sindaci, per vivere meglio quel periodo così duro. L'esperienza della scuola, non solo in Italia, è stato un disastro. Ha deluso gli alunni, le famiglie e gli stessi insegnanti. E alla fine ci si è chiesto quanto gli studenti hanno perso in quei lunghi mesi di isolamento. L'esperienza dei nostri consigli è stata un successo. È piaciuta ai bambini e alle famiglie. Spesso incontri quindicinali sono diventati settimanali. Durante la pandemia il nostro progetto è cresciuto e personalmente ho dovuto imparare ad utilizzare le piattaforme e tenere un ritmo, un numero di conferenze, incontri e interviste come mai prima nella mia vita. La verità è che tutti, anche gli studenti, nonostante la scuola, hanno imparato molto in questi mesi. Dovremmo solo essere capaci di farlo emergere e valorizzare. Alcune significative proposte dei consigli dei bambini in Argentina, in un incontro con un vice ministro, hanno chiesto che venisse riconosciuto ai bambini il diritto alla connessione informatica e il governo l'ha approvato.
I bambini dell'ospedale pediatrico hanno detto che avevano bisogno di internet più che dell'ossigeno. Un bambino ha protestato dicendo che potevano uscire di casa il padre, la madre, il cane, ma non lui. Una bambina ha proposto di mettere nel computer un bottone per spegnere la maestra. Il Consiglio dei bambini di Latina ha proposto il cambiamento dell'articolo 6 del regolamento di polizia municipale che diceva nei luoghi pubblici è proibito giocare e il Consiglio comunale lo ha cambiato con il Comune di Latina in rispetto dell'articolo 31 della Convenzione dei diritti dell'infanzia favorisce il gioco dei bambini nei luoghi pubblici e di uso pubblico. Rispetto a tutto questo, cosa significa questo riconoscimento? Non mi interessa leggerlo come riconoscimento alla mia persona, ma piuttosto come un rinnovato impegno della città di Fano, della mia città, per questo progetto che ha aperto una finestra molto importante nella cultura adulta, quello dell'ascolto dei bambini. Un ascolto reale, interessato, per approfittare di un altro punto di vista, un punto di vista diverso dal nostro e che tenuto in conto arricchisce il nostro, arricchisce la nostra politica, la fa uscire dai pericoli dell'autoreferenzialità, dell'autosufficienza, della superbia adulta e la apre alle esigenze degli altri, dei piccoli, degli ultimi. Con questo premio la città di Fano in qualche modo rinnova la fiducia e l'impegno per riprendere con convinzione il percorso iniziato nel 91 e aiuta me a dare una risposta ad una domanda che frequentemente mi viene rivolta in molti paesi, anche lontani. Quando mi dicono vogliamo andare a conoscere Fano, la città dove è cominciato il progetto, la città delle bambine e dei bambini, e aggiungono che cosa possiamo vedere di nuovo oltre a quello che abbiamo letto nel libro? Ecco, vorrei che la mia città mi aiutasse, che mi desse motivi importanti per invitare le città del mondo a Fano, per vedere concretamente cosa significa ascoltare i bambini e tener conto delle loro proposte. Io, finché le forze me lo permetteranno, continuerò ad accompagnare questo nostro progetto. Per tutte queste ragioni ringrazio per primi le bambine e i bambini di Fano. Ringrazio Carla Cecchettelli e il Consiglio Comunale, Francesco Baldarelli e Massimo Seri, per comprendere tutti gli amministratori che si sono succeduti in questi 32 anni. Ringrazio Alfredo Pacassoni, Gabriella Peroni, Beatrice della Santa, Paola Stolfa e tutti quelli che hanno portato avanti il progetto. Dedico questo premio alla mia famiglia, a mio padre, a mia madre e a Paolo, ai miei fratelli, figli e nipoti, e a chi probabilmente ne sarebbe stata silenziosamente più orgogliosa e che sicuramente ne ha avuto il maggiore merito. Grazie. Grazie. Grazie Francesco, grazie anche per la tua emozione. Un attimo hai citato i bambini sono i protagonisti, quindi li voglio chiamare per nome e poi uno di loro so che ha un ringraziamento speciale per te. Aspetta Francesco, aspetta. I bambini sono Marta Marchetti, Elena Montanari, Giorgia Manna, Clara Di Benedetto, Giulia Maria Canestrari, Gaia Franchini, Alberto Carboni, Mia Cappelli, Rafael, Ryan, Basile, Maria Sole Broccoli, che fanno parte adesso del Consiglio dei bambini. E poi a rappresentare un po' la storia del Consiglio stesso ci sono i consiglieri vecchi, diciamo così, adulti, Marco Labbate, che ha partecipato ai primi consigli dei bambini nel 93-94, e Sofia Binci, che è stata consigliera nel 2001-2002. Alzatevi consiglieri, eccoli. Eccoli qua, Marco è lì. E poi chi di voi deve parlare? Bambini? Allora, Marta. Scusatemi un attimo, faccio da valletta. Ecco, tu devi parlare, quindi non sei Marta evidentemente. Allora, che cosa vuoi dire a Francesco? Ti ringraziamo perché è grazie a te che noi siamo qui e che tu hai creato Fano Città dei Bambini. Bene. Questi sono i pensieri che fanno. E ti ringraziamo molto anche perché hai sempre voluto difendere i diritti di noi bambini.
Credo che questi siano i riconoscimenti più belli, Francesco. Grazie bambini, se vi volete riaccomodare qua. Una foto tutti insieme, Francesco, una foto insieme ai bambini. Sì, una foto tutti insieme. Vedetevi. E ricordo che è l'occasione quindi di fare un saluto particolare non solo al pubblico presente qui, ma anche a quello che ci sta seguendo in streaming dal Sud America e tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta dalle telecamere di Fano TV. Bene. Grazie. Se vi volete riaccomodare, bambini. Certo, certo. Marco, scusa, se puoi aiutare Francesco con tutta la...